Iniziamo il viaggio per scoprire come funziona Power Query importando un semplice file di testo. Ora, se sul tuo PC vedi l'icona di Excel vicino a dei file che hanno estensione CSV, questo non significa che sono dei file Excel, rimangono sempre dei file di testo. Io utilizzo normalmente l'estensione TXT che crea un po' meno fraintendimenti. Vediamo come importarne uno. Cominciamo importando un file che contiene dei dati sintetici che ho creato io artificialmente. Si tratta dell'anagrafica degli store, così cominciamo a fare qualche considerazione. Per importare i dati è sufficiente andare nel menu dati e recupera dati. In questo caso sappiamo che è un file di testo, quindi andiamo da file e selezioniamo da testo /csv. Clicchiamo sul file che vogliamo importare e ci compare a quel punto la prima maschera di Power Query. Qui possiamo andare a specificare l'origine del file, il delimitatore, la possibilità di rilevare o meno il tipo di dati. E vediamo che ha impostato come colonna 1, 2, 3 e 4 questi 4 colonne appunto che sono presenti nel file di testo. La cosa da fare qua è tendenzialmente sempre consigliato fare trasforma dati perché ci dà la possibilità di lavorare subito su questo dataset. Normalmente la prima cosa che viene naturale fare è cercare di utilizzare la prima riga come intestazione e questo si fa con questo pulsante, usa la prima riga come intestazione. C'è un dettaglio che quando si usa quel pulsante in automatico qua sulla destra si crea un passaggio in più, modifica tipo. Sulla destra tutte queste parti che vedi qui sono i passaggi che lui fa. Se ci clicchiamo in sequenza dall'alto verso il basso vediamo esattamente quello che è stato fatto. È come fosse un programma, diciamo così, che viene seguito, ci sono vari passaggi e vengono fatti uno dietro l'altro. L'origine, lo vediamo qua sopra nella barra della formula, ci indica dove è andato a prendere il file. Modifica tipo ha detto che la colonna 1 era testo, la colonna 2 testo, eccetera. L'intestazione alzata di livello è quell'operazione che abbiamo fatto noi con quel pulsante, quindi ha tirato sulla prima riga e l'ha usata come intestazione. E questo passaggio più modifica tipo, lui ogni volta che alzate le intestazioni lo aggiunge, io banalmente lo cancello ogni volta perché mi dà solo che fastidio. E cancellerei anche questo perché non ci serve. A noi interessa solamente puntare al file e alzare la prima riga usandola come intestazione di colonna. Fino a qui abbastanza lineare. Ora, cosa possiamo fare di questi dati? Possiamo caricarceli in Excel. Qui in alto a sinistra trovi chiudi e carica e direi che chiudi e carica in ci dà un pochino di più opzioni. Facciamo chiudi e carica intanto. Cosa farà Excel? Si va a leggere questo file, sulla destra vedi che è comparsa la parte delle query e connessioni e ce li ha messi in un nuovo foglio che ha chiamato DimSite. Ora questo va benissimo finché sei all'interno di 2 alla 20 righe. Noi parliamo di righe o di record, quindi il singolo elemento del dataset. E se sei a 1.050.000 righe, però qui dentro non ci stai più e ti darebbe un errore. La cosa che possiamo fare, anziché caricarlo direttamente in Excel, è, adesso che l'abbiamo fatto, usiamo il tasto destro per dirgli carica in, ecco, la voce che avremmo potuto selezionare prima, anziché in una tabella che è quello che lui fa normalmente di default, possiamo cliccare su crea solo connessione e aggiungi questi dati al modello dati. In questa maniera, va bene, dice che ormai c'era una tabella, verrà scollegata, va benissimo. Eccolo là. A questo foglio qui non ci serve più, lo possiamo anche cancellare. Va benissimo. E abbiamo questi 7998 store in una tabella che sta nel modello dati, quindi non lo vediamo sul foglio Excel. Se ci fossero 3 milioni di righe, lo vedremo lì e potremo fare una pivot comunque su questi dati. Quindi se andiamo a inserirci tabella pivot da modello di dati sul foglio esistente e qui possiamo tirarci giù eventualmente proprio gli elementi che ci interessano, il site, country, il macro region e il banner. Ovviamente qui la tabella pivot
la sistemi come preferisci. Io normalmente uso la visualizzazione con layout classico, vado a togliere subtotali e a mostrare ripetute per ogni righe, ecco, i valori della singola colonna. Vediamo già qui però che c'è un problemino, perché A052 parrebbe esistere su due account differenti, tra l'altro su due macro region diverse e con banner separato. Il banner è l'insegna che sta in uno store. A067 è uguale AD è Spagna, questo è Andes, questo è Spagna. Quindi c'è un'operazione che va fatta sempre quando si tirano sui dati, che è quella di fare un po' di pulizia. La pulizia dei dati è un passaggio che normalmente facciamo come primo passaggio, ma può capitare di accorgersi che c'è qualcosa di strano dopo e si va avanti e indietro in questi processi di visualizzare i dati, correggerli, aggiustarli. Allora, in questo caso torniamo nella parte dei dati, sulla parte delle query, andiamo ad aprire l'editor di Power Query e andiamo a capire cosa possiamo fare su questa prima query, dove abbiamo detto abbiamo appuntamento al file di testo e poi semplicemente abbiamo alzato le righe. Cosa succede? Che abbiamo visto esserci dei site doppi o in realtà multipli, perché ce ne sono alcuni ancora con molteplicità superiore a 2. Quello che possiamo fare ad esempio per eliminare i doppioni è, cliccando sulla colonna che ci interessa, rimuovi righe e rimuovi duplicati. Ecco, attenzione, abbiamo tolto le righe, non so quali sono giuste, se ce ne ho due con lo stesso store non ho idea se sia giusta una o l'altra, quindi attenzione, facciamo sempre con granum salis queste operazioni, bisogna conoscere bene i dati, che cosa rappresentano per poter operare. Allora, non è oggetto in questo momento chiaramente il mondo dei tuoi dati, io non lo conosco, però ecco, capisci, questo tecnicamente è la rimozione di duplicati, bisogna assicurarsi di tenere il dato buono. Fatto questo, se noi andiamo a chiudere e caricare i dati, qui sotto vediamo che legge i dati, ecco, a questo punto non troveremo più dei doppioni, quindi il site sarà singolo, quindi siamo riusciti a fare un qualcosa di utile. Vediamo che gli store sono passati da quasi 8000 a 6867, quindi c'erano molti duplicati in questo dataset. Faccio solo notare ancora una cosa, che è la macro region. Filtriamo qua, prendiamo l'Austria. Ecco qui EMEA è ripetuto su tutte le righe di Austria, ed è questo quello che nel video introduttivo intendevo come separare la tabella dimensionale. Questa non è una tabella dimensionale fatta benissimo, perché la macro region in realtà non dipende dal site, ma dipende dalla country, perché è la country ad appartenere a una macro region, quindi dovremo vedere più avanti anche come separare, come normalizzare questi dati. Hai visto come importare dei dati e fare un minimo di pulizia iniziale? C'è sicuramente questo passaggio fondamentale nel lavoro che devi fare quando tiri sui dati per poi costruire anche quello che sarà il modello dei dati. Se i dati che vai a importare in Excel li prepari te, allora lavora a monte e cerca di pulirli direttamente prima di creare quei file, altrimenti se li ricevi da qualcun altro stai sempre all'occhio per evitare di creare cattiva qualità nei tuoi sistemi. Ci vediamo al prossimo video.